Bentornati a tutti sul canale. In questo video riprendiamo l'argomento del video precedente, e cioè la possibilità di far scatenare la regola in una data e ora impostata in un item di tipo datetime. Questa nuova feature è presente da OpenHub 3.3 con l'introduzione appunto di questo nuovo trigger, che permette alla regola di essere scatenata in una data e ora presente in un item di tipo datetime. Nel video precedente abbiamo fatto una simulazione per testare questa nuova funzionalità e siamo riusciti appunto a mandare in esecuzione una regola impostando un valore particolare nell'item di tipo datetime. Oggi invece andremo a vedere come permettere l'impostazione di questo valore tramite sitemap. Purtroppo nella sitemap non è presente nessun controllo nativo che permetta all'utente di selezionare una data e un'ora per impostare il valore nell'item. Quindi andremo a creare noi un qualcosa di custom, permettendo all'utente di selezionare un orario tramite la selezione di minuti e ore, e poi tramite una rule andremo in automatico a impostare l'item di tipo datetime utilizzando l'orario scelto dall'utente e come data la data odierna o la data del giorno dopo in caso in cui l'orario sia successivo o precedente al momento attuale. Per fare questo quindi abbiamo bisogno di ulteriori oggetti che sono i due item, uno per selezionare l'ora e l'altro per selezionare i minuti, e poi avremo bisogno di una regola in più che mi permette alla singola variazione di ora e minuti di andare a impostare l'item di tipo datetime di conseguenza. Quindi per prima cosa dobbiamo andare nelle nostre impostazioni di OpenHub, creare gli item e la regola. Andiamo quindi nei settaggi di OpenHub e andiamo a creare i due item. Tutto da interfaccia grafica. Allora, il primo lo chiamiamo IT Start H per le ore, tipo numerico, lascio perdere l'icona, anche le classi semantiche non mi interessa e lo creo. Poi vado a creare anche quello per i minuti, IT Start M, sempre di tipo numerico, e creiamo. Adesso vado a impostare la regola per far sì che il nostro item di tipo datetime venga impostato in automatico alla modifica dei due item che ho creato, ora e minuti. Quindi creiamo una nuova regola, la chiamiamo imposta dt rule, definiamo il trigger, cioè quando si deve scatenare questa regola, quindi tutte le volte che i nostri due item, quindi start h cambia, quindi quando questo item cambia, quindi quando l'utente seleziona un orario diverso, oppure quando cambia anche quello dei minuti, eseguo un'azione, uno script. Il mio script deve semplicemente prendere ore e minuti impostati dall'utente, trasformarli in un valore di datetime e impostare l'item che serve a far partire la regola. Deve avere solo la logica per cui se ore e minuti impostati dall'utente sono successivi agli ore e minuti correnti, allora imposta come data di esecuzione la data odierna, altrimenti imposta il giorno dopo. Ok, allora scriviamo lo script. Per prima cosa recuperiamo l'orario corrente. In una variabile che si chiama now la recuperiamo dal metodo now di zonedDateTime. Quindi qui dentro abbiamo data e ora attuali. Poi recuperiamo l'orario impostato dall'utente, quindi andiamo a recuperare lo stato del nostro item IT Start H, lo recuperiamo di tipo decimal type, che è il tipo di dato che memorizza l'item.
Facciamo la stessa cosa per i minuti. Per essere più precisi diamo anche la definizione del tipo. Qui andiamo a prendere i t-start m e così abbiamo tutte le informazioni che ci servono. A questo punto mi vado a creare il mio probabile orario di schedulazione e lo metto in una variabile di tipo zonedDateTime chiamata schedule, che sarà l'orario corrente, cioè l'orario data e ora corrente. Gli modifichiamo l'orario mettendo l'ora inserita dall'utente, stessa cosa per i minuti, e poi impostiamo i secondi a 0 e i nanosecondi a 0. Praticamente, chiamando questa sequenza di metodi, noi andiamo a modificare l'orario corrente impostando una certa ora, un certo minuto, secondi e nanosecondi a 0. Quindi nella mia variabile schedule ho la probabile data e ora di schedulazione. Adesso devo fare il controllo che se la data di schedule non è dopo la data corrente, data e ora corrente, quindi se è prima o uguale, io cosa faccio? Schedule lo reimposto con la stessa data e ora a cui aggiungo un giorno. Ultimo step è inviare al nostro item collegato alla rule la nuova informazione di datetime. Così dovremmo essere a posto. Salviamo la regola. Adesso andiamo a crearci una sitemap per fare un test. Quindi vado nelle pagine, creo una nuova pagina di tipo sitemap, faccio molto veloce, test rule dt. Aggiungiamo widget di tipo, mettiamo il set point, va? Quindi queste sono le ore. Come minimo mettiamo le 0, massimo 23, step 1. Poi aggiungiamo i minuti. Minimo mettiamo 0, massimo 59, sempre step 1. Salviamo la sitemap e andiamo a recuperarla. Ecco che abbiamo la nostra sitemap a sinistra con i due valori ora e minuti che al momento sono null perché non li abbiamo ancora usati, e la nostra variabile che è di tipo datetime, il nostro item, che scatena la regola. Quindi al variare di ora o minuti dovrebbe variare anche questa informazione. Proviamo. Non è successo niente, quindi probabilmente c'è un errore nella rule. Vado a vedere il log ed effettivamente c'è un errore. Quindi riga 4 non posso convertire da decimal type a int. Probabilmente ho dimenticato una conversione. Quindi torniamo alla nostra regola. La vado subito a vedere. Ah sì, allora H è di tipo decimal type, così come M. Devo chiamare il metodo intValue, che serve a recuperare la parte intera del numero decimale. Tanto nel mio caso saranno tutti numeri interi, però il tipo di default è il decimal type e quindi utilizzo intValue. Salviamo. Torniamo sulla nostra sitemap e vediamo se adesso, cambiando l'orario, ok, c'è un altro errore. Vado a vedere sul log e mi dice che il valore è null. Ah, ok, ho capito. Praticamente, siccome start minuti è null, non lo riesce a convertire, quindi o aggiungo dei controlli alle regole oppure basta che imposto i minuti e voilà. Vedete che si è impostato in automatico alle 2:01, che è l'input dell'utente, del giorno di domani.
perché le 2:01 di oggi sono già passate. Per schedularlo nella giornata di oggi devo mettere un orario successivo a 21:05. 21:01 fa ancora 5. Ecco, vedete come io vado nel futuro, mi metto nella giornata di oggi, e tra l'altro si è appena accesa la luce, perché si è scatenata la regola, e infatti vedete che in automatico l'item si è impostato poi a domani. Ero troppo a ridosso. Però vabbè, così abbiamo fatto di nuovo un test completo e direi che tutto funziona. Ovviamente si può fare la stessa cosa per lo spegnimento della luce, quindi bisogna duplicare tutto quello che abbiamo fatto per gestire lo spegnimento, e poi diciamo che si riesce a gestire una schedulazione giornaliera in questo modo. Non è proprio dei più lineari come cosa, ma purtroppo la sitemap non permette di gestire dei calendari, o almeno che io abbia visto non si possono gestire degli input di tipo calendario, e quindi bisogna usare questo accrocco.